Allora, sono qui sempre con Beam e vado sempre in libreria e stavolta voglio fare RRP2, giusto? No, 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 no. Quello che voglio fare. Vabbè, sì, deve. Sì, sì, facciamo questo. Non c'è nient'altro, no? Sì, questo qua. Ok, ok. Vado a togliere acceleration, velocity. Ok, e dunque voglio fare. Allora, perché non riesco a fare questo qua, vediamo come fare. Questo diciamo slide joint, però fisso a terra. Sliding point fisso a terra. Ok. Allora andiamo in geometry. Vabbè, posso anche far senza. A questo punto andiamo a mettere i punti. Dunque sono comodo questi qua perché posso stare più o meno lì. Facciamo qua. Ok? Ok, facciamo qua. Ok. Uff. Vabbè, ho sbagliato un po'. Vabbè, dopo questo qua è circa, vediamo a quanto, a 2 qualcosa in più, se non erro, più o meno qua. Tanto non è che devo farlo uguale, uguale. Poi questo qui, 2 sotto, 1, 2 sotto, più o meno. Ok, e poi vado dritto. Se riesco ad andare dritto, però, dovrebbe fare. Vabbè, però già tanto mi serve solo per misurare, per far vedere come andare a fare questa benedetta roba qua che mi complica la vita. Dunque, vado qua, schiaccio questo, 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 poi schiaccio questo e poi schiaccio questo qua. A questo punto vado a usare Revolut, Joint, schiaccio, diventa di terra, questo diventa, si accorge che è un Revolut, questo diventa Revolut e ci siamo. Questo qua non mi interessa. Adesso il problema è questo e dunque vado sempre qua e vado sliding point e vado più o meno qui. Ok, adesso il problema è, ok, prendo lo slider, prismatic slider, lo faccio diventare. Come faccio a farlo diventare a terra? Il problema è che lì, ok, perché se io continuo a schiacciare qua, va tra i due. Allora a questo punto ho pensato, schiaccio qua, lo porto a terra. A questo punto, vedete, schiacciando di nuovo, mantenendo questo qua diventa proprio un incastro traslante, diciamo. Eh, un slide joint a terra. Ok, mentre questo era prismatic slider, come lo chiamiamo lui, prismatic slider, ma a terra, sul telaio. Adesso andiamo a vedere se si muove, ma si dovrebbe muovere. Andiamo a mettere, andiamo su kinematic, andiamo a mettere i due motori, 1 e 1, 2, e a questo punto andiamo in simulazione e si muove. Ok, vabbè, spero di essere stato utile, insomma, non sono banali queste robe qua, anche perché di video in giro non ce ne sono tanti, caspita, non ce ne sono tanti, eh. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.